10 anni fa ho pubblicato un tutorial che insegnava a intrecciare due anelli di carta provenienti da una pagina di giornale. Un primo taglio riduceva la pagina a un grande quadratone. Due successive pieghe in diagonale creavano l'origami di un triangolo isoscele. Con questo doppio taglio ci si liberava di una parte della pagina. Con un altro taglio si rimuoveva una porzione più piccola. Un ultimo taglio toglieva la punta in eccesso a destra. A questo punto avveniva il miracolo. Allargando il foglio, i due anelli risultavano intrecciati l'uno nell'altro. Il gioco si può fare in scala ridotta. Questo è un fante di cuori da cui durante uno spettacolo Piero Venezia ha ricavato due anelli intrecciati. Oggetti come questo sono sconcertanti perché richiedono la momentanea sospensione delle leggi naturali. Due anelli di carta possono intrecciarsi solo se la materia si smaterializza per un brevissimo istante. Si tratta di reperti rari e preziosissimi che nelle Wunderkammer sono classificati come oggetti impossibili. Questo è un esemplare di legno realizzato a Torino da Ermanno Ferrero. Questi due anelli sono inseparabili e sarebbe certamente facile realizzarli incollando tra loro le due metà di un anello. Qui però non c'è traccia di colla. Ciascun anello è un pezzo unico e il mistero riguarda il modo in cui sono stati intrecciati. I trucchi che consentono di realizzare questi oggetti sono tra i meglio custoditi. Chi li realizza li tramanda per via orale e non se ne trova traccia nei libri. Ermanno mi ha confidato di averli scolpiti a partire da un solo pezzo di legno, estraendoli già intrecciati. È un lavoro così impegnativo che pare inconcepibile, ma tanta energia è proporzionale all'incanto che oggetti come questo sono in grado di provocare. Quanto sono antichi oggetti come questo? Mauro Ballesio ne ha scovato un esemplare nel 1783. A realizzarlo era stato Giuseppe Pinetti, il più grande mago del Settecento. Sperando di ottenere un titolo accademico dall'Università di Bordeaux, l'illusionista aveva scritto: «Signori, ho l'onore di presentarvi un oggetto di mia invenzione che non mancherà di stupirvi. Due pezzi di legno che ho infilato in un buco più piccolo del loro diametro». L'oggetto non aveva alcuna utilità pratica, ma costituiva un affascinante enigma. Non ottenendo risposta, Pinetti si sente autorizzato a dichiararsi socio dell'Accademia di Bordeaux sulla copertina del proprio libro e ha la faccia tosta di regalarne una copia alla stessa università, che stavolta risponde diffidando il mago sui giornali. «No, Ciccio, tu da noi hai fatto uno spettacolo, non ti abbiamo mai fatto socio. L'Accademia non può accordarti il diritto di sfoggiare un titolo che non ti ha attribuito, soprattutto nel frontespizio di un libro. Dalla copia ricevuta dal mago, il segretario cancella il titolo usurpato». Per vendicarsi, Pinetti rende pubblico il segreto con cui si era candidato, il trucco per realizzare l'oggetto impossibile. Il mago toglie il titolo contestato, ma aggiunge il modo semplicissimo per fare una cosa che pare fisicamente impossibile. Il meccanismo è descritto in un'intera tavola illustrata, inserita per illustrare meglio il trucco. Quando Mauro Ballesio mi segnala la notizia, contatto immediatamente uno dei più bravi creatori di oggetti impossibili del mondo, Davide Fumagalli, che in pochi giorni realizza questo, l'oggetto impossibile di Giuseppe Pinetti. Non ci spiega come questi due pezzi a forma di U siano entrati nel piccolo buco di questa struttura ottagonale. A differenza degli anelli di Ermanno Ferrero, le diverse venature del legno escludono che i tre pezzi siano stati ricavati da un singolo pezzo di legno. Non è paradossale? Da anni il libro di Pinetti è liberamente accessibile sul web, ma nessuno si era mai accorto di quel capitolo. Nascosta in piena luce come la lettera rubata di Poe, quella ricetta ha consentito a Davide di riattivarne la magia e il senso di mistero. Ed è un mistero che resta intatto a dispetto del fatto di essere accessibile a chiunque con pochi clic.